Sono Giorgio Bonato, titolare dell'azienda Hangar Fusina a Bassano del Grappa. Oggi siamo qui nel mio laboratorio e potete osservare alle mie spalle il nostro lavoro, la ricostruzione dell'aeroplano Ansaldo Svanove, un aeroplano storico di notevole importanza per l'aeronautica italiana. Hangar Fusina affonda le sue radici nel 1970, quando mio papà iniziò il proprio lavoro da indipendente. Io avevo circa 5-6 anni all'epoca. C'era questo coinvolgimento totale della famiglia attorno al laboratorio. Cosa significa? Significa che passi pomeriggi, ore anche assieme a papà, ai suoi collaboratori e forse questo ha reso più facile imparare l'utilizzo delle proprie mani e l'utilizzo degli attrezzi. Il materiale principale è sempre stato il metacrilato, plexiglass, questo materiale con questa trasparenza incredibile che non permette errori nella lavorazione perché tutto è in evidenza assoluta. Quindi le abitudini di lavorare in un certo modo, con una certa perfezione, ci hanno portato a fare dei lavori veramente esclusivi. Alcuni nostri lavori sono esposti in varie parti del mondo con livelli qualitativi molto elevati. Oggi principalmente operiamo nel mondo del retail, dell'articolo tecnico un po', settore moda, l'allestimento di negozi e soprattutto dei progetti speciali, commissioni particolari da parte di studi di architettura. La mia passione per l'aeronautica gioca un ruolo molto importante nella mia azienda. Infatti tante tecniche, competenze e capacità arrivano proprio dalla mia conoscenza nel mondo aeronautico. Questo riesce in particolar modo a darmi delle possibilità che magari qualcun altro non ha. Fin da ragazzino ero sempre molto attratto dalle cose che volavano, sostanzialmente. E la visione degli aeroplani era per me un'attrazione incredibile, però da ragazzino fino a una certa età non potevi che osservarli dal basso verso l'alto. Questa era l'unica condizione possibile. Poi nel tempo, maturando anche capacità manuali e così via, ho iniziato un po' a costruire i modelli, prima di carta, poi di balsa, fino ai modelli radiocomandati. E lì è stata un'esperienza magnifica per me, perché univi sia il piacere di far volare questi oggetti, aeroplani, in sostanza costruiti con le proprie mani, e però c'è stato anche il primo approfondimento della tecnica della costruzione aeronautica. Sono dei modelli, sono piccoli, in miniatura, però i concetti del volo, i principi della portanza delle ali, il centraggio, il baricentro, la posizione, tutte queste nozioni sono entrate in me e finito tutto il percorso di studio e la pausa del militare, il servizio di leva, e ho iniziato a mettere il naso fuori da porta di casa. L'aeroporto di Vicenza era una delle mie mete, quindi l'avvicinamento all'Aeroclub, le prime volte che potei toccare con la mano questi aeroplani da turismo, salirci a bordo senza utilizzarli, però è arrivato anche il momento che ho potuto permettermi di affrontare la scuola di volo. La scuola di volo è stato un momento di grande crescita, senza ombra di dubbio, perché ti permette finalmente di staccare i piedi da terra, in sostanza. Circa 10 anni fa ho iniziato, sempre nell'ambito della mia passione, la ricostruzione dell'aeroplano Ansaldo Svanove, un progetto molto importante, collegato al volo Roma-Tokyo che Arturo Ferrarin, pilota tienese, nel 1920 compì volando da Roma a Tokyo, impiegando circa 3 mesi. Lui è stato senza ombra di dubbio uno dei grandi aviatori italiani. Nel 1920 l'impresa del volo da Roma a Tokyo è un'impresa incredibile, ha il profumo di fantascienza. Basti pensare che Arturo Ferrarin volò in territori dove non avevano mai visto un aeroplano prima d'ora
e quindi era ad ogni atterraggio, spesso nei campi di fortuna, era un evento incredibile, la folla accorreva e spesso Arturo doveva fermarsi assieme al gruppo di logistica a terra anche per una settimana, 10 giorni per festeggiamenti vari. Il progetto è nato nel 2010 all'incirca e oggi nel 2025 posso dire di aver superato le notevoli difficoltà e di essere pronto ormai agli assemblaggi finali. Certo che impiegherò ancora circa 1 anno e mezzo per avere il primo aeroplano volante. L'idea nasce appunto nell'intenzione di ricostruire l'aeroplano e probabilmente un giorno anche rievocare il volo a ritroso, da Tokyo tornare a Roma. Questo è un sogno, però io credo ai sogni. Se puoi sognarlo, puoi anche realizzarlo. Questo è un po' il mio motto. Ricostruire l'aeroplano Ansaldo Svanove è un'avventura unica. Credo nessuno mai ci sia riuscito, anzi sono certo che nessuno è riuscito prima. Anche il reperimento stesso dei disegni originali non è stato semplice. Gli archivi di Stato o gli archivi della Fiat dove erano custoditi sono un po' a porte chiuse e arrivare ad avere l'accesso non è stato poi così semplice. Quando ho iniziato ad aprire per consultazione queste tavole ho avuto un approccio molto rispettoso, cioè mi sono trovato di fronte a delle vere e proprie opere d'arte. La consultazione di questi oggetti ha giocato un ruolo molto importante nella costruzione, perché prima ancora appunto di tagliare dei pezzi in una certa misura bisogna studiare a fondo i disegni, capire come sono fatti gli oggetti, quali sono le modalità corrette per costruirli in quel modo e capire anche come unirli tra di loro. Costruire un aeroplano di questo tipo significa avere competenze abbastanza varie. Si va sia dalla competenza specifica di falegnameria, sapere selezionare i vari legnami e capirne come utilizzarne la venatura, piuttosto che il modulo elastico delle essenze e anche addentrarsi un po' nel mondo dei metalli. Qui si aprono dei mondi diversi dove le competenze sono abbastanza diverse tra di loro. Con caparbietà e con umiltà ci siamo riusciti, credo, nel migliore dei modi. Essere artigiani oggi significa riuscire a utilizzare tecnologie moderne. In questo caso abbiamo utilizzato dei macchinari a controllo numerico per ottenere alcune parti. Questo significa però digitalizzare tutto il progetto e lì entrano in campo tutta una serie di competenze che non sono l'artigianalità nel senso più puro, ma potrei anche definirle i nuovi confini dell'artigianato. Hangar Fusina possiede un ufficio di progettazione, attraverso dei software moderni abbiamo digitalizzato completamente il progetto storico dell'Ansaldo Svanove. Quando è stato il momento di iniziare mi sono posto subito la domanda: ma quanti aeroplani facciamo? Per deformazione professionale tendo sempre a non fare i pezzi singoli a livello molto amatoriale, ma a costruirmi delle attrezzature, delle sagome fatte in un certo modo e atte a piccole produzioni. Quindi a un certo punto la scelta è stata di produrre 4 esemplari di questo aeroplano, uno esclusivamente per l'esposizione statica e 3 dedicati al volo. Il progetto dell'Ansaldo Svanove è iniziato amatorialmente e si è condotta per alcuni anni a regime esclusivamente amatoriale. Poi ad un certo punto ho pensato di interessare l'azienda in questa costruzione. Questo ha cambiato un po' le tempistiche e ha suscitato anche l'interesse da parte di alcuni enti e istituzioni per il lavoro che si stava facendo. Ecco che Commissariato per l'Expo, organismo del Ministero degli Esteri, ha dimostrato il suo interesse per avere l'aeroplano da esporre e appendere all'interno del Padiglione Italia, padiglione progettato da MCA, Mario Cucinella Architects. La necessità da parte dell'organizzazione Expo di Osaka, Padiglione Italia, era di possedere in qualche modo un oggetto, qualcosa di importante che abbia sia valore per l'unione dei due paesi, Italia e Giappone, e sia che possa essere di gran valore per dare rappresentanza di
a che livello e con che qualità l'artigianato italiano esiste ancora e può ancora fare dei lavori. Ecco, l'aeroplano SVA credo che possa rappresentare a pieni titoli queste qualità. Lavorare in stretta collaborazione col commissariato per l'Expo è stato importante per noi e credo che abbiamo dato prova e dimostrazione di essere al livello che meritava appunto questa iniziativa. È stato motivo di grande orgoglio per me soprattutto, ma anche per l'azienda, per i miei collaboratori. Significa essere sul tetto del mondo per 6 mesi. Lo studio MCA Mario Cucinella Architects ha subito approvato l'esposizione dell'aeroplano promossa dall'ambasciatore Mario Vattani e assieme si è subito trovata la giusta collaborazione attraverso i nostri team. Per noi inizia con l'Expo un'avventura che ci porterà molto oltre, che sarà probabilmente questo volo di rientro dal Giappone all'Italia. Non si vuole battere un record per nessun motivo, ma semplicemente creare un volo culturale tra paesi e territori che andremo a sorvolare.